Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di questa serie dedicata alla domotica fai da te. Fin qui abbiamo visto come utilizzare OpenHub in modalità per così dire locale, ovvero tramite un dispositivo collegato direttamente alla rete Wi-Fi domestica. In molti casi però può essere comodo accedere ai controlli delle apparecchiature anche quando siamo fuori casa. Vediamo quindi come impostare il sistema in modo da permettere la gestione anche da postazioni remote. Buona visione! Poter controllare le apparecchiature domestiche anche da fuori casa può tornare utile in molte situazioni. Un metodo per ottenere questo risultato potrebbe essere quello di impostare in modo particolare la rete domestica. Potremmo infatti configurare sul router di casa il NAT e il port forwarding, in modo da rendere raggiungibile il server OpenHub anche dall'esterno. Questa pratica, anche se non è particolarmente complicata, potrebbe però presentare dei rischi in termini di sicurezza. Inoltre, per riuscire a individuare l'IP pubblico del nostro router, occorrerebbe anche sottoscrivere un servizio di DNS dinamico. Un metodo alternativo consiste nell'utilizzare OpenHub tramite il suo cloud server dedicato. Questo ha anche il vantaggio, come vedremo in seguito, di rendere possibile il controllo delle apparecchiature collegate anche tramite gli assistenti vocali di Google e Alexa. Vediamo quindi come procedere. Per prima cosa dobbiamo installare il supporto per la connessione al cloud al nostro server OpenHub. Dopo essere entrato come amministratore vado quindi su Impostazioni e poi su MISC e seleziono il simbolo più. Da qui devo installare l'estensione OpenHub Cloud Connector. Dopo l'installazione verranno generati due file che serviranno per l'autenticazione del nostro sistema sul server remoto. Possiamo verificarlo tramite la finestra di terminale del Raspberry. Andando nella directory var lib openhub troviamo infatti la directory OpenHub Cloud ed il file UUID, che contengono dei codici univoci che dovremo inserire in fase di registrazione. Ora infatti per poter utilizzare il servizio occorre registrarsi sul sito www.myopenhub.org. Facendo clic su Register e Login è possibile creare un nuovo account oppure accedere ad uno già esistente. Vado quindi ad inserire nei primi due campi la mia mail e una password. Nei campi seguenti invece occorre inserire i dati contenuti nei file che abbiamo appena visto. Dalla finestra del terminale del Raspberry vado quindi a copiare il contenuto dei file UUID e OpenHub Cloud Secret e lo incollo nei campi corrispondenti. Ora metto la spunta sulla casella di accettazione delle condizioni e facendo clic su Register l'account viene creato. Dopo pochi istanti arriverà una mail con un link su cui occorre cliccare per confermare e rendere effettiva l'attivazione. Se tutto è stato eseguito correttamente, dopo un po' di tempo dovrebbe comparire l'indicazione che il nostro sistema è disponibile online. Ora dalla scheda Home, facendo clic sul link, avremo accesso all'interfaccia di OpenHub proprio come se ci fossimo collegati tramite la rete domestica. Potremo quindi da qualunque luogo, avendo a disposizione una connessione internet, monitorare e controllare i nostri dispositivi proprio come se ci trovassimo a casa. Bene, anche per questo video è tutto. Nel prossimo vedremo come utilizzare l'assistente Google o Alexa per controllare i dispositivi. Se il video vi è stato utile o anche in caso contrario fatemelo sapere nei commenti. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Accendi LED verde. Ok, accendo LED verde. Accendi LED blu.
Ok, accendo LED blu. Spegni tutto. Certo, spengo 3 luci.